Ragazzacci, buona giornata. Allora, nuova sbarbatina. Oggi, come potete vedere, proverò saponcino italiano. Ringrazio l'amico Alessandro Pistoia, gentilissimo, che mi ha fatto l'invio a Venezuela. Beh, lui me l'ha fatto agli Stati Uniti. Figuratevi che questo prodotto l'ho comprato a giugno e mi è appena arrivato. C'è stato un problema, la scatola dove venivano i prodotti è arrivata a Miami e da Miami per errore è stata mandata a Panama invece che in Venezuela. Sicché ci è voluto giugno, luglio, agosto, settembre, 3 mesi e qualcosa perché mi arrivassero. Comunque il prodotto, anche se deve aver preso un sacco di caldo, la profumazione si sente ottima. Allora, io quello che ci sento, ragazzi, è sento uno speziato dalla profumazione. So che la profumazione è composta da qualcosa di fruttato, dei legni, però se io la dovessi descrivere a prima vista direi sicuramente che è un fruttato. Allora, il sapone è abbastanza morbido, che penso che non ci sarà tanti problemi a sciogliersi in ciotola. Approfitto e mi bagno un pochino la faccia e come sempre mi sono dimenticato anche oggi il pennello. Riutilizzo questo pennellino in tasso con il ciuffo della Boti. Fatemi mettere via che poi vi ho mandato anche l'aftershave. Cominciamo a montare un pochino il sapone e mentre montiamo il sapone parliamo anche del rasoio. Il rasoio di oggi è un rasoio in acciaio inossidabile, se mal non ricordo, che credo che è fatto in Cina, però è venduto da questo negozio americano, è Fendrian. Questo è un negozio, ragazzi, che vende tutta roba per uomo, non solo roba per la barba. Loro sono i distributori, credo, dei rasoi Ocam. Vendono molti rasoi a mano libera, vendono rasoi die, vendono pietre per affilare, anche pietre giapponesi, vendono molta roba comunque per fare la barba, oltre anche a penne e borse in cuoio. È un negozio molto fornito, veramente. Chissà, non ha tanti saponi, non è il suo forte i saponi, però come rasoi a mano libera sicuramente hanno bella roba, anche roba da 2-3 mila dollari, anche qualcosa in più. Allora, proviamo questo rasoio che, come vedete, ha non un'esposizione, la lametta esce parecchio fuori dal cap. Addirittura, non so se è un'impressione ottica mia, ma mi dà l'impressione che il cap non sia diritto, se no che faccia come una mezzaluna. Infatti nel centro mi sembra di vedere più esposizione da lama rispetto ai bordi. Non so se è un effetto ottico. Allora, come esposizione della lama io direi che sì, è positiva, però il gap lo vedo veramente minimo, perché non so se riuscite a vederlo, è praticamente la lametta quasi appoggiata sulla barra di protezione. Dà l'impressione che sia tipo un piccolo R41 a vederlo così. Comunque ora vediamolo in faccia. Allora, il sapone mi sembra che ci siamo quasi come acqua. Mi sembra che ha fatto una spuma bellissima. Allora, la profumazione si mantiene come l'avevo sentita, però ora più che uno speziato ci sento un fruttato legnoso. È quello che mi viene fuori a annusarla. Allora, il sapone si vede che già appena messo in viso, ragazzi, guardate come copre. Sicuramente un sapone di qualità. Vabbè, non sono il primo a provarlo e a dirlo, così che ho scoperto l'acqua calda. Io avevo già un sapone di lui, quello alla rosa, non mi ricordo mai come si chiama, che già è ottimo. Credo che è la misma formulazione, non so se è stato cambiato qualcosa da quella. Comunque all'incirca mi sembra ricordare come base, come sapone, che sia uguale. Veramente ottimo, ragazzi. Sapone vegetale che richiede molta acqua. Allora, la profumazione è rimasta molto simile a come sentivo nel barattolo.
forse ci sento, come vi dicevo, ora montato un pochino più una parte fruttata. Comunque è veramente, veramente piacevole, elegantissima e piacevole. Forse un pochino più calda come profumazione, più magari autunnale che estiva, però sicuramente piacevole, piacevole. Io, come non ho problema, qua fa sempre caldo, le uso tutte indifferentemente da temperatura. Mi piace veramente, veramente tanto, è veramente piacevole la profumazione. Allora, il sapone, ragazzi, mi sembra ottimo. Direi che forse manca ancora un pochino di acqua. Io direi che ora ci siamo. Sento la schiuma bella bagnata in faccia quando passo il pennello. Ottimo. Fantastico, guardate che bella schiuma lucida, bella piena di acqua. Ottimo, ottimo, ottimo. Allora, proviamo questo Fendrian. Vediamo com'è. Cominciamo zona baffi. La metta, ragazzi, ve lo dicevo, un piccolo R41, si sente parecchio. Allora, sicuramente un rasoio da rispettare. Devo andarci mano leggera. L'angolo mi sembra abbastanza facile. Mi sembra di averlo trovato subito perché sento la lametta. La lametta non so se ve l'ho fatta vedere, ci ho montato una straverde. Tanto tempo che non le usavo. Allora, ragazzi, la lametta si sente parecchio, parecchio, parecchio. Però il rasoio taglia, sembra veramente, veramente bene. Sicuramente un rasoio che va rispettato perché ha esposizione positiva. Allora, il sapone è fantastico. Mi sta rendendo il taglio delicatissimo. Sto andando più piano del mio solito perché il rasoio non lo conosco e vi dico, ragazzi, si sente parecchio la lametta, c'è da farsi del male se no. Fatemi asciugare un attimino, un pochino il sudore perché è il pomeriggio e il caldo qua, ragazzi, si sente con la porta chiusa del bagno e non entra l'aria condizionata. Oggi ha fatto 35 gradi, sta facendo un caldo che non è normale nemmeno per qua. Qua normalmente era 30-32, ora tutti i giorni sta facendo 35 gradi. Allora, la profumazione, ragazzi, mi sta piacendo tantissimo, vi sono onesto. Il sapone è eccezionale. Veramente complimenti all'amico Pistoia perché ha fatto veramente un bel prodotto. Tanto come profumazione come sapone, veramente ottimo. Sicuramente entra dentro delle eccellenze come saponi vegetali italiani, ma può competere tranquillamente anche con i saponi esteri. Veramente ottimo. Poi rende abbastanza il sapone, copre bene. Allora, andiamo a fare un traverso leggero, ragazzi, perché sto sentendo sulla pelle che questo rasoio, ragazzi, è veramente, veramente cattivello.
già in verso del pelo e col traverso praticamente sono a posto. Questi sono i tipici rasoi che uno finisce irritandosi. Sapete che mi ricorda questo rasoio? Il Fatip. Mi ricorda il taglio del Fatip. Cercando di tenere la mano leggerissima. Sembra farsi la barba con uno sciavetto. Guardate, qua sotto mi ha un pochino pizzicato. Veramente aggressivo il rasoio. Allora, il sapone, guardate, già basta passare un pochino di acqua è scivolosissimo, non c'è bisogno nemmeno di rinsaponarsi. Ho la pelle scivolosa da morire, il rasoio continua a scorrere. Veramente ottimo, ottimo il sapone. Allora, qui nella zona bassa del collo non mi sta dando un taglio piacevole il rasoio per niente, perché con la lametta così a sbalzo sento la lametta un pochino vibrare e la sensazione di taglio, vi sono onesto, di questo rasoio, ragazzi, non mi è piaciuta per niente. Mi ha ricordato il cinesone che ho provato in questi giorni. Però questo è molto più aggressivo. Questo è veramente più aggressivo. Ragazzi, sono liscio da morire. Sentite qui, non prende più niente anche nella zona branchie. Sono veramente piallato. Mi sono dato una piallata pazzesca. Allora scarichiamo, togliamo quest'acqua tiepida, diciamo che mi sta scaldando il bagno. Meno male che oggi avevo un bel sapone, perché oggi mi facevo del male. Sono io veramente cattivello. Allora, fatemi prendere la lume, che oggi so che sentirò sicuramente. Pensavo peggio nelle guance. Mi si è rotto, ho fatto il buco, fa male a passarlo. Usavano da questa parte, poi si butta via. Allora, pensavo peggio. Onestamente non sto sentendo praticamente bruciare. Appena qualche puntino qui dove mi sono un po' sgranato. Ma per il rasoio che ho usato oggi, ragazzi, io ringrazio il sapone oggi, perché ho sentito il rasoio veramente. Immaginatevi un Fatip però con più esposizione della lama. La sensazione di taglio era quella del Fatip,
però un Fatip che fa sentire molto di più la lama della testa gentile del Fatip. Veramente, veramente ragazzi, oggi fra il caldo e il rasoio ho sudato, vi dico la verità. E quando l'ho visto così, che praticamente non ha gap, però la lametta viene fuori, ho detto questo è un piccolo R41, però è un taglio più ignorante dell'R41, non è stato un taglio delicato, preciso come l'R41, anche perché poi ragazzi questo rasoio pesa, è veramente peso, io penso che starà fra gli 80 e i 100 grammi, se non qualcosina in più, è veramente veramente peso, sicché vi dico, mi ha fatto sudare oggi, il rasoio. Va bene, mi sciacquo e andiamo di after. Allora, sciacquatina. Fatemi asciugare anche il lavandino. Portato via anche l'epidermide oggi, mamma che sbarbata, incredibile, che piallata ragazzi, sentite va, pazzesca. Allora, la pelle fantastica, 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 me la sento super idratata, eccezionale. Allora, mettiamo un pochino di after in bottiglia scura, così garantizza la qualità. Non so se a oli in sospensione non si vede niente, io la mischio e mettiamo un po' di after, sentiamo come va. Allora, sicuramente alcol, sento in qualche punto bruciare appena appena. Allora, la profumazione, fate un attimino andare via la botta alcolica. Allora, non è per niente grasso, l'after se lo sento bagnato però non olioso, si sta già assorbendo. Ora ho la pelle un pochino che mi sto sudando, sicché sarà un pochino più difficile. Aspettiamo un attimino. Allora, la profumazione praticamente è uguale al sapone. Approfitto per dare una lavatina al lavandino e al pennello e così facciamo asciugare un attimino l'after. Allora, la profumazione è bella forte, tanto nel sapone come nell'after, è bello persistente, si sente bello forte, il profumo si sente, ragazzi, non è un profumo leggero assolutamente, un profumo che si sente bello intenso. Mettiamo un pochino di acqua per sciogliere il sapone, anche se sento il pennello abbastanza pulito, è andato via velocità il sapone. Allora, vediamo un po'. Ragazzi, ho la pelle fantastica e il prodotto è asciutto. Ora, come sto un pochino sudando, naturalmente la pelle non mi si asciuga completamente, ma sentite? È completamente assorbito dalla pelle l'aftershave. La profumazione la sento al mio naso praticamente uguale al sapone. E ottimo prodotto ragazzi, ottimo prodotto. Vi ripeto, come tanto l'after come il sapone li metto fra i top dei saponi italiani che ho provato. Mi è piaciuto veramente tanto, sicuramente fra i migliori saponi italiani provati. Il rasoietto ragazzi non mi è piaciuto molto, lo sento troppo aggressivo, molto peso. Vi dico, non mi sono fatto tanto male, solo appena qui un pochino mi sono sgranato, ma perché ho tenuto la mano leggera, mi ha fatto sudare il rasoio. Non è un rasoio che consiglierei, vi dico la verità. Prima di tutto perché, vabbè, io non sono amante del taglio del Fatip, sicché già lì, quando sento un taglio che ci assomiglia al Fatip, a me non mi piace ragazzi, scusatemi, so che ci sono moltissimi amanti del Fatip, ma a parte i difetti di costruzione, è proprio la sensazione di taglio che a me del Fatip non piace in faccia.
e questo mi ricorda il Fati, però molto più aggressivo, E no, non lo so, non mi ha convinto il rasoio, onestamente non mi è piaciuto troppo. La sbarbata è stata fantastica, ragazzi, nel senso, cioè come risultato finale ho un BBS pazzesco. Domani non ho barba sicuramente tutto il giorno, starò in BBS perché è stato profondissimo il rasoio anche nella parte bassa del collo, che io ho difficoltà, guardate, non ho lasciato niente. Il rasoio è pazzesco, cioè se cercate un BBS assoluto, questo rasoio qui, ragazzi, fa per voi, però dovete avere mano e pelle di coccodrillo per usarlo, perché se no questo è un rasoio che vi devasta. Meno male che in Italia non sono tanto facili da trovare, così la scimmia non vi prende tanto, perché non è un rasoio che vi consiglio, onestamente, perlomeno a me. Paradigma Mantarrey, favoloso, favoloso il sapone, favoloso l'after, mi sono piaciuti tantissimo. Ora mi falta provare December, magari fra un paio di settimane proviamo anche quello, come ho anche altri saponi per non provare due saponi della stessa base, però voglio provarlo per la profumazione. Ottimo, ottimo, ottimo. E bueno, il ciuffettino della Boti, ragazzi, questo è il 2002 Super HD, tanta roba, vale sicuramente tutto quello che costa. Se avete un manico e volete montare un bel tasso senza spendere tanti soldi, ve lo consiglio sicuramente. Va bene ragazzacci, per oggi è tutto, super sbarbata, super piallata, anche se la sensazione del rasoio non è stata piacevole. Meno male che il sapone è stato fantastico, ho una pelle eccezionale, ragazzi. Ora vado a farmi annusare dalla moglie per vedere se gli piace la profumazione, ma sono sicuro di sì, perché è veramente piacevole, è qualcosa di elegante, veramente bella. Ci vediamo ragazzacci, ciao a tutti!